Quello che vedete è pace, calma, silenzio, ma tra pochissimo arriverà una tempesta. Una tempesta che non si abbatteva da 5 anni su questa pista. Oggi torneremo a gareggiare sulla pista Melzo RC e vi garantisco che ogni minuto di attesa è valso la pena. Buongiorno a tutti, finalmente posso dirlo da Melzo, la mia pista di casa. Dopo 5 o 6 anni finalmente torniamo a gareggiare qua. È una bella sensazione, comunque gareggiare sulla pista di casa è sempre una sensazione particolare. E le condizioni della pista comunque, nonostante io la conosca alla perfezione, non le ho mai viste così, perché c'è tanto grip, comunque c'è tanta gente che gira, e quindi come assetto lo sto estremizzando, cioè sto cercando più inserimento. La macchina comunque, facendo inserire tanto, non perde dietro perché c'è tanto grip. Le prime prove sono buone. Oggi è sabato, ci sarà la mattinata tutta di prove libere e poi il pomeriggio 2 controllate e una manche di qualifica. E vediamo come va. Per adesso sono fiducioso, secondo me siamo messi bene. Ma quindi l'olio quanto è adesso? Questo qua è 600, questo qua è 900. Per me tra le due molle va un po' meglio questa. Quando da 4 sono andata a 2 era meglio, se da 3 per me diventa. È proprio imbullonata dietro. Se non vuoi scampanare meglio, provate la convergenza. Non facciamo adesso. Devo fare una. L'altra è più cattiva, più spigolosa. Questa qua sembra più rotonda, che è sempre curva, cioè gira meno all'inizio, però è sempre curva, si inserisce meglio. Vediamo i tempi. Totalmente a sorpresa, nelle prove controllate, dove vengono conteggiati i migliori 3 giri consecutivi per comporre le manche di qualifiche, facciamo la top seed. Non me l'aspettavo veramente per niente. Benvenuti nel mondo delle gare, dove prepari tutto e va tutto bene, ma puntualmente quando conta succede sempre qualcosa. Come avete sentito, abbiamo rotto il pignone della prima, cosa rarissima. Dai tempi però vedo che eravamo perfettamente in linea per fare minimo la top 4, tutti vicinissimi a distanza di 1 decimo. Questa è l'unica nota positiva che ci portiamo a casa. La giornata poi per oggi è terminata. Buongiorno a tutti, oggi domenica e sarà dura. Ieri abbiamo fatto la top seed nelle controllate e poi siamo partiti con la prima qualifica, abbiamo fatto 1-0 secco, come avete visto, perché abbiamo rotto il pignone della prima, e questo complica tanto le cose, perché partire con 1-0 è drammatico. Adesso ci saranno altre 3 qualifiche, in totale sono 4. E su 4 qualifiche faranno 2 scarti, quindi bisogna farne 2 buone. Allora, sinceramente, sulla carta il tempo per fare i primi 4 finalisti diretti ce l'abbiamo. Il problema è che sulla carta è una cosa, ma bisogna farlo e siamo ancora a 0. La possibilità di fare la pole secondo me c'è, dura, difficile, difficilissima, perché c'è Mirko Salemi, non vi devo spiegare io chi è uno di quelli che io considero mostri. Si può fare, ma è durissima, cioè per fare la pole devo prendermi rischi in ogni singola curva di ogni singolo giro, e quando parti con 1-0 rischi tutto o niente, cioè se prendi rischi e facciamo altri zeri finiamo fuori dalla finale diretta, perché o si fa i primi 4 o dal quinto al 21esimo all'ultimo si va tutti in semifinale. Quindi questa è la situazione, siamo in bilico. Adesso
vediamo come vanno le prime qualifiche, speriamo di fare la prima qualifica buona, almeno di farci un cuscinetto di sicurezza e speriamo in bene, incrociamo le dita. Prima di cominciare, doveroso un ringraziamento a Sara, Claudio e tutte le persone che hanno lavorato alla gara. Jack al cronometraggio, lo staff della pista, Vincenzo, Domenico, Calogero e scusate se dimentico qualcuno. Adesso un attimo il passato al corriere, come vediamo a riprendere Salini, Rocco, La Terra, Sanino, Avanetta, Torre e Zuccurri. Antonio Nuovo destra per 17,188. A 2 minuti dal termine vedo ad occhio che ho staccato Salemi e ho preso il largo. Sento lo speaker che lo conferma, annunciando che sono virtualmente in posizione 1 con oltretutto il best in 18,1. Sto volando. Qualsiasi dubbio o incertezza avessi, di colpo sparisce. Andiamo a prenderci questa TQ. Qualifica 2 alla grande, P1, siamo vivi, è andata da Dio, la macchina andava bene, sono partito davanti a tutti, ho detto se Salemi mi arriva un po' dietro lo lascio andare, io devo mettere in cascina una qualifica buona. Mi ha fatto pressione all'inizio, un po' si avvicinava, poi ho un po' allungato, ho preso confidenza, ho spinto, ho fatto anche il best lap, 18,1 mai fatto per adesso in gara e siamo vivi, siamo in gioco, adesso ne mancano ancora 2, bisogna farne un'altra buona e se riesco a farne un'altra buona poi potremmo giocarci anche la pole, vediamo. Q2 terminata, abbiamo fatto un'altra P1, tanta roba, e quindi adesso 2 posizioni 1, Salemi ha una posizione 1, in finale diretta ci sono sicuro, quindi obiettivo raggiunto, quello era il mio obiettivo. Adesso bisogna vedere nell'ultima qualifica come va, cioè perché se lui fa un'altra P1 abbiamo pari punti, conterà la miglior prestazione e spero che la mia che ho fatto a inizio mattina, quando di solito la pista è più veloce, possa essere la miglior prestazione. Però sono contento, non era facile dopo lo 0 di ieri stare lucidi e non sbagliare niente e 2 qualifiche le abbiamo fatte veramente alla grande. Incrociamo le dita. Pole position, dai. L'ultima qualifica ho fatto posizione 2, ho fatto un po' di sbavature, qualche giro non perfetto. Mirko ha fatto P1, come speravo la pista si è rallentata e non gli è bastato per fare la miglior prestazione. Abbiamo fatto 2 primi posti entrambi, ma la miglior prestazione assoluta è la mia e quindi si partirà P1. Sono stracontento veramente. Poi come dico sempre, lo ripeto, la qualifica per me la pole non conta nulla, poi in una finale di 45 minuti partire primi o secondi è totalmente ininfluente. Sarà tosta perché le gomme le trita, abbiamo fatto il conto, dovremo fare 2 cambi gomme, cambieremo a 15 e a 30, ma teoricamente le gomme già intorno al 12° minuto, 10° saranno finite e sarà tosto quello, sarà tosto. Vediamo, però ci siamo, sono contento di quello, la prestazione è stata super e poi alla fine di 45 minuti un terno all'8, io darò tutto e speriamo vada tutto bene. Io stavo dormendo, figa. Beato te. No, io dopo ho mangiato, se non dormo 10 minuti non ce la faccio. Non ce la faccio. Mi si chiudono proprio gli occhi. Io ho bisogno del riposino dopo pranzo, altrimenti la testa non è fresca.
Comunque sfruttiamo le prove dei finalisti diretti per rodare tutti e tre i set di gomme che andremo a usare, dato che abbiamo visto che la gomma completamente nuova non funziona bene, ha bisogno di alcuni giri per farsi ed entrare nel range di performance ottimale, e inoltre ne approfittiamo anche per provare i cambi gomme e il risultato è Un macello fare il cambio gomme. chiarissimo, Gianni, preciso e sintetico. E d'altronde non c'è alternativa, i cambi vanno fatti. Detto questo, non posso non farvi vedere queste immagini che fanno bene al mondo del modellismo. Guardate quante persone sono venute a vedere la gara, tanti non addetti ai lavori ma semplici spettatori, anche bambini, donne. Approfitto per ringraziare chi è venuto a salutarmi dicendomi che, essendo della zona, era passato perché voleva conoscermi di persona, i papà che sono venuti perché i loro figli, vedendo i miei video, volevano vedere la gara dal vivo. Bello, bellissimo, mi avete dato una grande carica. Ok, provati pronti, recupero pronti, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Perché Gianni non mi mette giù la macchina? Non lo so, dopo ci pensiamo. Comunque sono partito benissimo. La terra cosa ci fa qua dietro con il coltello tra i denti? Partiva quarto? Provo a fare subito un piccolo gap per lasciare in bagarre lui, Lotti e Salemi, sperando che si diano fastidio. Ok, ho qualcosa di più, infatti ho già preso margine, benissimo. Ora che sono, diciamo, più tranquillo, rivediamo la partenza. Innanzitutto ho scoperto dopo la gara che Gianni, ma anche molti altri, non sentivano il countdown dalla pista. Il problema è che gli altri avevano le cuffie collegate con il pilota, mentre le mie cuffie le aveva mio papà in pit lane, quindi buonanotte. E inoltre mancava lo sbandieratore. Per fortuna Gianni si è accorto all'ultimo e mi ha messo giù. Se vogliamo dirla tutta, ero da sanzionare perché da regolamento al 3 le macchine devono toccare terra. Comunque io ho dato gas appena le ruote hanno toccato terra e sono schizzato via benissimo. Salemi invece rimane piantato e viene saltato sia da Lotti che dalla terra, che parte a palla di cannone e guadagna subito 2 posizioni. Ok, è il momento del primo rifornimento. Gli altri sono rientrati 2 giri fa. Io sono l'ultimo. No, un doppiato in pit lane, no. Oltre al doppiato c'è stato un problema con la pistola. Il rifornimento è stato lento e, come se non bastasse, è uscita un sacco di miscela che mi ha allagato la macchina. Se notate bene si vede dal fermo immagine. Guardate i tempi del primo rifornimento, abbiamo perso 4 secondi. Ho perso tutto il vantaggio che avevo e sono finito addirittura dietro ai 3 inseguitori. Che disastro. All'inizio ero scappato via, adesso però non riesco a ricucire il gap. Vedo con la coda dell'occhio che il distacco è sempre uguale, ma guardate davanti, Lotti e Salemi, le macchine gialle e arancio, se le stanno dando di santa ragione. Salemi ci prova in tutti i modi, ma non trova lo spazio. Meglio per me, fanno il mio gioco se si danno fastidio.
Secondo giro di rifornimenti, loro rientrano sempre prima di me, quindi riprendo temporaneamente la P1. Guardate sempre con la coda dell'occhio dietro, Lotti ha scavalcato la terra ed è passato in posizione 2. Primo colpo di scena. Salemi prova l'entrata sulla terra, lo spazio però non c'è e lo urta. La carrozzeria di La Terra si piega e lo costringe a fare un passaggio ai box non previsto per sistemarla. Passati i 10 minuti di gara tutto invariato, io sono sempre in posizione 3, Lotti e Salemi si contendono la testa della gara, qualche curva davanti a me, teneteli d'occhio perché vedo Salemi è caldo. Lotti difendeva legittimamente come un mastino da 10 minuti, Salemi qua ha visto uno spiraglio che stavolta sì c'era e ci ha provato. Per me contatto di gara veramente al limite ma non scorretto. Sicuramente ha sbagliato le misure meno che in precedenza contro la terra. Oddio che rischio, il doppiato bianco stava rientrando in traiettoria, l'ho letteralmente sfiorato. Siamo a 17 minuti di gara. Ho guadagnato la posizione su Lotti perché lui ha già fatto il cambio gomme. Ora sono secondo con lui dietro a inseguirmi mentre Salemi con la macchina arancio è davanti un paio di curve. Che rischio per Lotti! Al secondo giro con gomme nuove allarga troppo la traiettoria, finisce sullo sporco e spinna. Per miracolo evita il paletto della postazione della raccatamacchine. Non è semplice, appena si montano gomme nuove la macchina ha un comportamento talmente diverso rispetto alle gomme finite che bisogna ritarare la guida nel minor tempo possibile. Siamo al primo momento cruciale della gara, il primo cambio gomme. Per la prima volta abbiamo anche una pit cam grazie a Jonathan. Non si agganciano, lo sapevamo. Vabbè, è andata, dai, sicuramente abbiamo perso tempo, ma almeno non abbiamo spento. Abbiamo cambiato in 46,5 mentre Salemi in 39,9 e Lotti in 46. Praticamente abbiamo perso quasi 7 secondi, considerando che si gira in 18 è quasi mezzo giro, è tanto, è tantissimo. Siamo a 22 minuti circa, praticamente metà gara. Salemi è davanti a me perché mi ha appena doppiato approfittando del tempo che avevamo perso nel cambio gomme, mentre dietro con la macchina bianca e rossa La Terra è terzo.
Ancora, altro doppiato in pit lane, ho dovuto fare lo slalom. E poi lui indeciso costringe Gianni ad aspettare a ributtarmi giù la macchina. Oggi sono una maledizione i pit stop, succede sempre qualcosa. Per il secondo cambio gomme dovrò aspettare ancora 4 minuti fino al prossimo rifornimento, ma per me queste sono già finite. Le sento molto più in crisi del primo set. Notate come quando salgo verso il transponder devo correggere, normalmente lì si passa praticamente dritti, invece ora appena esco dal tornante e do gas la macchina si scompone tutta, perché probabilmente non è che siano proprio finite le gomme, non sono al cerchio, è che si crea troppa differenza di diametri tra anteriori e posteriori e quindi la macchina traziona dietro ma non ha più direzionalità davanti, lo sterzo è come se galleggiasse. L'ho ripresa al pelo e inizia a partire pure dietro, qua la faccenda è brutta. In qualche modo siamo arrivati al secondo cambio gomme, altro segno della croce. Dai, bravi, così a sensazione è andata meglio dell'altro. In realtà no, uguale al primo cambio, anzi peggio. Noi cambiamo in 45,5, Salemi velocissimo in 38 e Lotti alla terra in 40,5. Insomma, prendiamo praticamente altri 7 secondi che sommati al primo cambio gomme fa quasi un giro intero. Nulla sta cambiando, tutto è congelato, siamo sempre secondi a un giro da Salemi. Nonostante con gomma nuova stia spingendo, il distacco non aumenta né diminuisce. Ho capito che non ne ho per andarlo a prendere, mi sta subentrando un senso di rassegnazione e frustrazione. Ma proprio quando la luce mi si sta spegnendo arriva in cuffia un messaggio da mio papà che mi dice: Massi, mancano ancora 10 minuti, è ancora lunga, non mollare. E allora riemergo dal torpore che mi stava inghiottendo e resto aggrappato alla gara, un giro dopo l'altro. Ha sbagliato Salemi? No, aspetta, non sta più in strada, guardatelo, procede a rilento, ha qualche problema, ha rotto. Io credo nell'anima delle cose e in questo momento è chiaro che la pista mi sta ridando indietro tutto quello che le ho dato in questi anni. Mi sta dicendo: Massi, questa gara devi vincerla tu.
fare ancora un pieno. Come avete sentito non l'avevo mai fatto, ma adesso chiedo quanti minuti mancano alla fine perché adesso ho tutto da perdere. Le gomme per la terza volta sono alla frutta, stavolta ancora prima degli ultimi 4 minuti, devo guidare sul velluto, andare sul gas con dolcezza fuori dalle curve perché la macchina si muove da tutte le parti e tenta a chiudersi davanti. E in tutto questo non è finita per niente perché nonostante con il ritiro di Salemi io sia primo, dietro la terra sta rimontando, è solo qualche secondo lontano da me, sembra non abbia tutte le difficoltà che ho io con le gomme. Io ho fatto l'ultimo rifornimento, la terra è uscito adesso dal suo ultimo rifornimento, lo vedete, è dietro di me di una curva, saranno 3-4 secondi, è dura, durissima, non riesco più a guidare. Lo tengo d'occhio, il gap è poco, ma lui non ne ha così tanto di più per riprendermi se io non commetto errori. Credo, spero. Invece ne ha. Sta accorciando a vista d'occhio e questo mi mette una pressione mostruosa. Chiaramente la situazione psicologica è tutta a suo favore, sta dando l'anima per venirmi a prendere. Io sto facendo l'impossibile per non farlo arrivare così vicino da poter tentare un sorpasso, perché ovviamente ci proverebbe e non voglio neanche immaginare cosa potrebbe succedere. Non ce la faccio più a tenerla in pista. Prima o poi la perdo, sono troppo in difficoltà con le gomme. Ogni curva è un dramma. Aspetta, come posso deludere quel bambino che prima della partenza mi ha detto io tifo per te ed è a bordo pista? Come posso deludere mio papà, Gianni, Lello, Frank che hanno lottato insieme a me in questa gara? Come posso scendere dal palco, guardarli in faccia e dire non ce l'ho fatta, ho sbagliato, abbiamo perso? Non posso, non me lo perdonerei mai. Non ho aspettato questa gara 5 anni per arrendermi all'ultimo minuto. Dovessi anche svenire sul palco, questa macchina gialla deve tagliare il traguardo in prima posizione. Un giro, finalmente questo è l'ultimo giro che manca. È
finita! È finita! L'ho anche rotta dopo aver passato il traguardo, ma chi se ne frega. Ve l'ho detto che ero finito, sono esausto. Con questo bellissimo spettacolo. Bravo, sì. Bravo. Grazie. Non ho parole, non so veramente che dire. Per la prima volta in vita mia ho fatto pole position, vittoria e giro veloce. Oggi ho messo tutto me stesso in pista e credo che il merito più grande sia stato quello di avere una grande forza di volontà e di crederci sempre, sia dopo lo zero in qualifica, sia in finale quando il primo posto sembrava ormai irraggiungibile. Spero di essere riuscito a trasmettervi con questo video tutte le emozioni che ho provato io, è stato qualcosa di unico. Grazie a chi è venuto in pista, grazie a tutti quelli che hanno visto questo video fino alla fine, grazie a tutti. Bravo! Bravi ragazzi! Bravo Matti, bravi tutti. Sei troppo alto, sei a sinistra. Sorriso! Sei su Candy Camera.